Ciao, bella a tutti ragazzi, sono P e dopo un po' di tempo torno finalmente con quello che è un nuovo Apple News, dove comincerei subito con le notizie perché sono veramente tante. In apertura notizie che riguardano diciamo un po' l'estero, passiamo per un paio di notizie che riguardano il nostro stato per arrivare fino ad un calendario di tutti quelli che sono i prodotti Apple che usciranno in questo 2013. Come ho detto, cominciamo subito con una notizia che riguarda il Brasile. Infatti, la Apple, senza troppe spiegazioni, ha deciso di praticare dei tagli piuttosto considerevoli a quelli che sono i prezzi dell'iPhone 4 e 4S in questo stato. Si ha un effettivo sconto del 15% in ogni Apple Store del paese con inoltre una dilazione di 12 mesi sui pagamenti e un ulteriore sconto del 10% per chi ordina per via telefonica, consentendo così di avere in Brasile un iPhone tra i 380 e i 580 euro, che direi che sono prezzi decisamente più bassi di quelli che si trovano in Italia. Anche se questa, diciamo, offerta sembra non riguardare l'ultimissimo modello, ovvero l'iPhone 5. Un motivo può essere ricercato un po' in quella che è la partnership che Apple ha con la Foxconn, quindi dazi doganali, un po' questo gioco di, diciamo, spese, oppure potrebbe essere una mossa strategica per pubblicizzare un po' quello che sarà il boom di Apple Store che apriranno presto in Brasile. Dopo questa notizia passiamo alla seconda notizia. Questa è una notizia che riguarda un po', diciamo, tutto il mondo e riguarda l'iPhone 5S. Infatti, secondo il Wall Street Journal, che si è rivelato quella che è, diciamo, un po' la fonte più attendibile per le uscite Apple, presto uscirà l'iPhone 5S. Si parla di inizio estate. Infatti, secondo le indiscrezioni, entro il primo trimestre di questo 2013, ovvero in questo periodo, Apple darà il via a quella che è la produzione di questo nuovo dispositivo. Non si sa ancora nulla di preciso, si dice solo che il design sarà del tutto simile a quello dell'iPhone 5 e sarà solo migliorato, diciamo, a livello di prestazioni. Altra novità legata a uscita di nuovo iPhone è quello che si dice un iPhone low cost, se così vogliamo chiamarlo. Il prezzo si girerà attorno, si dice, ai $400. Non si sa ancora nulla di preciso, è solamente un'indiscrezione, quindi attendiamo più avanti per parlarne in specifico. Una terza notizia che riguarda non il campo smartphone ma bensì le TV. Ai TV si parla di Ultra HD questa volta per Apple. Infatti sono mesi che si inseguono un po' i rumors, le varie indiscrezioni su questa iTV tanto attesa con Siri, FaceTime e tutte, diciamo, le altre app firmate Apple. Ehm, Diciamo che secondo le indiscrezioni, le ultime indiscrezioni, questa TV fantastica, dalle caratteristiche fantastiche e funzionalità da sogno, così è stato detto, potrebbe già debuttare entro fine 2013, inizio 2014. Si parla di una risoluzione 3840x2160, quindi veramente un Ultra HD TV. L'unica cosa a preoccupare sono i costi. Infatti i costi tra la TV e tutti i dispositivi per poterne godere al meglio, come ad esempio funzionalità vocali e quant'altro, non si sa bene a che prezzo porteranno per questa nuova Ultra HD TV di casa Apple. Si dice siano pronti anche modelli, diciamo, 46 e 55 pollici in fase di test che dovrebbero aiutare a contenere un po' i costi. Comunque vedremo più avanti nella specifica se ci saranno altre news prima dell'uscita di questa ITV. Come detto, concludiamo con quello che è un po' un riassunto di tutti i dispositivi che usciranno in questo 2013. Partiamo da iPad 5 e iPad mini 2 Retina. Secondo, diciamo, le indiscrezioni, l'ufficializzazione è prevista in autunno, poco prima del Black Friday. Diciamo che l'iPad 5 non cambierà molto, andrà a riprendere un po' quelle che sono le linee introdotte col nuovo iPad mini, e quindi spessore ridotto e un peso, diciamo, inferiore.
E, si parla di, come vi ho già accennato, iPhone 5 e 5S in versione low cost, con prezzi tra i 350 e i 450 dollari, dovrebbe essere quella versione economica dell'iPhone, e si parla di una commercializzazione già a partire da giugno, ma su questo non ne sarei molto sicuro. Più certa invece è la notizia di un nuovo iPod Touch, che anche questo dovrebbe puntare un più verso quello che è il low cost. Il modello base infatti si dovrebbe aggirare attorno ai 200 dollari, scusate, e la commercializzazione è prevista anche questa per giugno-luglio del 2013. Parliamo un attimo di iMac e Mac mini. Non c'è nessuna novità sostanziale in quello che è il design, infatti si parla solamente di upgrade a livello di processori, e l'ufficializzazione è prevista per ottobre di quest'anno. MacBook Pro, invece si parla di ottobre-novembre, e qui ci dovrebbero essere importanti revisioni anche un po' in quello che è il design del MacBook. MacBook Air invece, novità arriveranno già ad aprile, ma le novità saranno anche qua solamente nel processore. Ulteriori novità riguardano l'Apple TV 4G, che dovrebbe uscire a breve, probabilmente diciamo entro la fine di questo mese, e ci sono varie possibili novità. Ultimo il Mac Pro, il suo aggiornamento è atteso da anni, però anche questo 2013 purtroppo sembra che dovrà vedere la sua assenza. Con questa desolante notizia chiuderei questo Apple News e ci vediamo alle prossime info. Un saluto a tutti ragazzi.